Sono a Shibuya e se riesco ad attraversare l'incrocio più trafficato del mondo vado a incontrare Yuriko Tiger. Chi è Yuriko Tiger? È la cosplayer italiana più famosa in Giappone. Cos'è una cosplayer? Non l'ho ancora capito, però forse è meglio che glielo chiediamo a lei. Dovrebbe essere la 806, una bella porta rosa, dovrebbe essere questa. Ciao! Ciao! Ciao Yuriko! Piacere! 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 Piacere, Rico. Dovrei inventarmi qualche nome speciale anch'io perché Yuriko... Allora, io sono Yuriko, lei è Rico e tu sarai Kazu. non suona bene. Kazu. Kazu. Ti chiameremo Kazu. Bellissimo, bellissimo, grazie di cuore. Kazu mi fa allora, impazzire. Kazu venga. Quindi noi Kazu siamo è il mio nome innamorate. da cosplay o Kazu è il mio nome È il giapponese? tuo nome giapponese, che in realtà Che culo. anch'io ho il nome d'arte, io mi chiamo Eleonora, però mi faccio chiamare Yuriko. Cosa state combinando? Noi stiamo preparando dei cioccolatini perché domani faccio un piccolo fan meeting qua a Tokyo, ad Akihabara, per incontrare i miei fans. Tu non sei mai stato un evento cosplay, vero? Ok, non vorrei fare brutta figura, ma io non ho ancora Sì. capito neanche cosa Cos'è sia un una cosplay. Allora, intanto vieni col mestolo. Ho paura. Vieni. Questa è la casa di una cosplay. Cosplayer, perché Cosplayer. cosplay è il, diciamo, il vestito, che vuol dire cosplay, ovvero giocare con il costume. Cosplayer è chi lo fa come player, gamer. E io quindi sono una cosplayer. Piacere. Praticamente il cosplay, alcuni dicono è nato in America, alcuni invece dicono che sia nato in Giappone negli anni 80, ed è praticamente travestirsi e interpretare un personaggio, un anime, manga, tv, anche originali. E domani volevo creare un personaggio originale che sarebbe una maid. Forse ci sei stato, sono le ragazze che si vestono tipo da cameriera, molto carine, stile anime, con le orecchiette da elfo. La mia passione è fare cosplay da quando avevo 14 anni, però è anche un lavoro che te lo faccio vedere qua. Sei Oddio, questa tu. foto è terribile, però sì. Tu sei la cosplayer. Player di questo personaggio qua, ufficialmente per la Bandai Namco, quindi ho lavorato per 2 anni al progetto di Tekken 7, quindi io sapevo tutto prima che usciva il gioco. Sto capendo un po' meglio Ok. cosa sia E una poi cosplayer. faccio anche da ragazza copertina e modella proprio per delle riviste dedicate al cosplay e al Giappone. E più o meno ho capito cos'è adesso. Più o meno sì. Però in realtà tu ti stai rallentando il lavoro, ragazzo, perché noi qua dobbiamo cucinare. Senti, domani vieni al mio evento, ok? Vieni un po' prima magari, così intanto mi cambio e ti spiego magari meglio che cos'è il cosplay, ci facciamo la chiacchierata. È un evento privato, un evento davvero piccolino. Normalmente vado in giro per il Giappone, lavoro tanto in televisione, però mi piace incontrare i miei fan e avere tanto tempo da dedicargli, anche perché sennò sto sempre appunto a lavorare. Invece domani diciamo che è un misto tra lavoro e tempo libero. Come si dice bye bye? Ojamashimashita, che vuol dire Me ne sto andando e quindi ti sto facendo un torto, quindi mi scuso perché me ne sto andando. allora, Davvero? o dunque vado via fuori dalle palle. Oramai Shimasu Suzuki. Ciao. Kawasaki. Ciao Kazu. Ciao ciao. E come al solito, anche a Tokyo ho scelto di alloggiare in un grande hotel. Sì, dormo in una sorta di loculo che qui per far figo chiamano Capsule Hotel. Il bagno chiaramente è in comune, è di quelli tecnologici. Bello. Peccato che ogni mattina debba studiarmi le istruzioni per usarlo. Vabbè, sono in ritardo per l'appuntamento con Yuriko. Faccio un salto al Combini e compro uno snack giapponese da mangiare al volo. L'onigiri.
sto mangiando il mio snack preferito. Onigiri, giusto? Sì. Ma dove diamine siamo? Sembra dentro un videogioco. Qua siamo a Akihabara. Vieni che dimostro qualcosa. Andiamo. No, oddio, che imbarazzo, hazzukashi. Sai cos'è Akihabara? No. È il quartiere dedicato all'elettronica, anime, manga e retro game. Per me è il paradiso, è proprio che bello. Puoi trovare quello che nessuno potrebbe mai trovare nel resto del mondo. Praticamente è il paradiso dei videogamers e dei cosplayers. In giapponese sarebbe il paradiso degli otaku. Otaku sarebbero appassionati, diciamo anche forse un po' fissati di cose tipo animazione, videogame, aerogame. Una ligure diventata cosplayer in Giappone. Da dove ti è venuta questa passione? Io penso che sia nato da mio padre, perché lui amava i videogame. Io sono nata con il Famicom in mano e a 3 anni ho avuto la mia prima PlayStation e quindi mi comprava anche dei DVD di anime che io guardavo così a caso, e da lì secondo me la passione mi è tipo esplosa, è diventata incontrollabile. E poi a 14 anni ho iniziato a fare cosplay, perché sono andata alla prima fiera, ce ne sono un sacco in Italia di cosplay tipo Luca Comics, Romix e cose così, e quindi ho iniziato anch'io. Ma quindi, visto che tuo padre è appassionatissimo di anime, sarà super gasato per il tuo lavoro, sarà fierissimo di te. No, sì, lui è molto fiero. E è stato il mio sogno portargli il mio primo Tekken, che me l'ha regalato lui, autografato dal creatore. Lì è stato... Oh! Però sbaglio, o 15 anni fa, quando hai iniziato tu, non era così mainstream? No, anzi era molto da sfigati, mi prendevano molto in giro sia per strada che a scuola, tanto che ho dovuto cambiare 4 volte la scuola media ed ero quella strana di Imperia, quindi no, non è stato per niente bello. Mando un messaggio a tutti i bulli che ti hanno dato fastidio quando eri a scuola. Non si può fare. No. Adesso questa ragazza che avete preso in giro a scuola è la cosplayer numero 1 internazionale in Giappone. No, ma semplicemente era ignoranza, infatti adesso è tendenza. Una volta invece si giudicava male qualsiasi cosa era diverso da quello che era popolare, cioè tutti leggevano per esempio il Chue, che era quella rivista per ragazzini con le questioni d'amore, e io mi leggevo i manga ed ero quella strana o deficiente perché ero diversa, e tipo, raga, sai, potremmo avere gusti diversi nella vita. Chi è quella? Ma sei tu! Sì! Qua è ancora piccolo, invece a Osaka ci sono proprio le pareti nel negozio con la mia faccia, il che quando entro è un po' imbarazzante. Wow! Fammi capire una cosa però, qual è l'obiettivo, lo scopo di un cosplayer? Come mai c'è questo piacere nel travestirsi in un personaggio degli anime? Vuoi passare una giornata diversa da te, non essere te per un giorno ed essere il personaggio, l'eroe che ami. Quindi è come trasformarsi, essere in un'altra realtà e essere magari circondato di persone che ti capiscono e condividono la tua stessa passione. Non ti sembra di scappare dalla tua vita? Sì, sì. Per esempio quando lavoravo in panetteria facevo una vita un po' monotona, perché alla fine era diventato solo lavoro, 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 e quindi quando potevo nei weekend partivo a Milano un giorno e poi tornavo giù e facevo cosplay. E quindi è un po' mettersi una maschera e vivere Sì. un'altra vita, Esatto. oltre la tua quotidianità. Secondo me sì. Qua dentro c'è un negozio di cosplay, io ho fatto da modella per diversi costumi. Fino all'anno scorso c'era la mia foto, non ne sono sicura, ma comunque te lo faccio vedere così capisci la preparazione di un cosplayer. Andiamo a vedere. Come si chiamano queste palline? Questi gacha gacha, perché fai gacha gacha. Fai assolutamente gacha gacha. Sei dappertutto. No, in realtà qua sono ancora poco. Quindi tu quando ti vuoi comprare un travestimento vieni qui? Allora, alcuni vestiti se sono facili me li faccio da sola, alcuni li faccio commissionare da altri cosplayer italiani, soprattutto perché li ritengo molto bravi, e altri se sono già fatti di buona qualità, per esempio li compro qua. O questo è molto molto buono, ma costa anche tanto. Quanto può costare un vestito così? Allora, questo se non ricordo male costava 800 euro, perché ha anche la parte di un'armatura. Praticamente mi avevano detto di non fare video, però appena l'hanno riconosciuta, che era lei quella della foto, ho detto Ok. mi scusi, ok. E 1000 volte a fare l'inchino.
Quali sono i tuoi anime preferiti? Vai, spara. Allora, uno è Nana, che in realtà penso lo conoscano un po' tutti. Tutti. Cioè, Allora, sei tu che non guardavi MTV, eh? No, Nana, io non mi Nana. sono perso neanche una puntata di Nana. Fantastico. Un altro è FLCL, questo sono sicura che non lo conosce nessuno, però io ho lavorato per la promozione del secondo film, quindi sono tipo... Ho i È brividi. stato il mio sogno, sì, Bellissimo. vabbè, per me sì, ok, come se uno gli piace Dragon Ball e lavorasse per Dragon Ball. Ok. Adesso stiamo andando in un game center dedicato ai retro game, quindi ci sono solo retro games. Tekken 7. E tu scegli il tuo personaggio, no? Siamo appena entrati dentro un game center, in realtà non si potrebbe riprendere, però sto riprendendo Yuriko che sta giocando a Tekken con il suo personaggio, quindi vediamo come se la cava. Adesso ti porto in un sexy shop di segreto, così ti faccio un pochino capire. Io faccio finta di non guardarti, fare le riprese un pochino basse, perché sai, a non tutti piace essere ripresi con magari un giocattolino in mano. Cerchiamo di essere discreti, dai, ci proviamo. Ah, così. Ci sono Ecco, tette per su esempio questo è un erotic cosplay, ovvero vestita da cosplayer ma nella chiave erotica, e quindi ha un DVD, penso sia Gravure questo. Ah no, è molto esplicito, ecco, come non detto, scherzavo. Ci sono anche quelli non espliciti dove non fai vedere niente, è semplicemente sexy, erotico, invece questo è proprio porno. Beh, ecco. Quindi c'è una differenza abissale tra quello che fai tu Sì. e un altro tipo di cosplay che è il cosplay erotico. Sì. Ok. Infatti molte si fanno chiamare ero cosplayer per dire appunto che sono erotiche in una chiave R18, e invece io sono professional cosplay. Anche se faccio magari qualche personaggio sexy è perché è del personaggio, non sessualizzo apposta un personaggio. Ti hanno È mai una chiesto? follia. Sì, la palà proprio così, guarda. Ma perché credi che i giapponesi siano così perversi con il voyeur, con lo spiare? Perché anche nei, Loro non nei sono aperti. video porno è tutto pixelato, non si vede. Lì devono essere censurati, non perché li vogliono, devono essere così. Loro hanno sempre avuto una cultura più chiusa della nostra. Loro non si dicono ti amo, loro non si toccano, non fanno come si dice, gli amorini per strada. Quindi molto spesso anche per un ragazzo qua ha molte più difficoltà di parlare a una ragazza invece come a noi. Per noi è semplice, ehi ciao come vai? Invece se lo fai qua ti preoccupi, perché non c'è questa cultura. E quindi alcuni magari rimangono un po' nel loro mondo, che potrebbe essere anche appunto di anime e manga, rimangono troppo lì dentro e non si rendono conto più com'è la realtà. L'esperienza Però più assurda che tu abbia mai avuto con un ragazzo giapponese? è meglio che non la diciamo qua. È incredibile come in metro ho visto che ci sono dei cartelli con scritto vietato fare foto sotto le gonne. Le gonne, sì. Ci sono un sacco di molestie sessuali qua sul lavoro, e magari sui mezzi di trasporto, che sono più cose tipo frasi, no, molestie sessuali verbali, e magari le toccatine, le palpatine quando sei schiacciato così nel treno. Però non ci sono stupri, cioè è difficile sentire cose davvero critiche, e sono felice che adesso le ragazze qua, più di una volta, perché loro si tenevano tutto dentro, avevano paura di chiedere aiuto, e anche a me quando è successo io ho gridato per strada, nessuno mi ha aiutato, nessuno. Però sono tutti che vogliamo farci i cazzi nostri e facciamo finta di niente. Adesso le persone hanno iniziato a fare no, ci facciamo forza a vicenda, specialmente fra donne.台東区台東区の1丁目の1の17 17のの7. Ah, ok, so. Attenzione, Yuriko sfoggia un giapponese perfetto. Dove andiamo? Stiamo andando a un caffè che lo gestisce un
oggi faremo un piccolo fan meeting. Si parla, si beve, si mangia e si guardano e si chiacchiera un sacco di anime e manga. Un sacco. Hai più fan giapponesi o più fan italiani? Fans, proprio fans, gente che ti viene a supportare, che viene ai tuoi eventi, direi italiani, perché sono un sacco di ragazzi giovani e soprattutto ragazze più giovani di me. Invece in Giappone sono più persone, virgolette, adulte che mi conoscono tramite il cosplay e la TV, quindi persone che mi conoscono magari sono più in Giappone. Però persone fans sono molto meno, anche perché io sono un po' inaccessibile ai loro occhi, perché comunque lavoro in televisione e sono straniera, quindi è come se avessi un muro con loro. Io invece con i miei fans in Italia siamo come amici. Tu fai Molto programmi bello. in televisione In giapponese, sì, e anche in radio. Ovviamente in giapponese ho un personaggio un pochino diverso da qua, da come lo state vedendo. Sono molto molto più esuberante, ho una voce diversa, faccio l'anime goe, che sarebbe la vocina. Minasan konnichiwa, Yuriko Tiger desu. Sembra un Pikachu ubriaco in poche parole. E magari interpreto molto a fondo il personaggio che faccio, tipo se sono in cosplay. Ma come hai fatto a diventare la cosplayer internazionale più famosa qui in Giappone? Intanto partiamo che c'era poca concorrenza, perché di cosplayer straniere ce n'erano, ma neanche tante, e magari lo facevano, venivano dall'America, lo facevano qualche mese e poi tornavano a casa. Io invece sono rimasta qua e ho iniziato a partecipare a tutti gli eventi cosplay, tutti. E poi per caso delle televisioni e delle radio mi hanno notata e quindi hanno iniziato a farmi interviste, delle riprese, da lì è iniziato a girare il mio nome. Poi fino ad arrivare alle voci delle ditte come quella che era la Bandai Namco, e da lì ho iniziato a lavorare come cosplayer ufficiale. Possiamo dire che Eleonora Guglielmi, che è il tuo vero nome, Sì, è una persona completamente diversa da Yuriko è Tiger. un po' diverso. In realtà ho iniziato da poco a far vedere la mia vera identità, tra virgolette. Hai, e この住所なんですけど。 Hai. Siamo arrivati? Sì, e quanto aspettiamo? Karen non ha mai fatto tante, Credo che le abbia appena detto che mi chiamo Kazo. Sì. Ancora questa cosa non l'ho digerita. Mi hai portato un regalo? No, io ho portato la pasta per i fans. Ho portato anche pistacchi. Questa Li è ho una portati roba- dall'Italia. Eh. Sì, quando nei miei eventi facciamo praticamente un menù stile un po' italiano. Ah, Così. stasera mangiate anche. Guarda, mangiamo, beviamo e parliamo di anime. È proprio un fan meeting, per questo è un po' diverso. Figo, figo. Poi oggi mi vestirò da maid, farò più più la manga, però normalmente non faccio così. E lui cosa sta facendo? Il ragù giapponese lì? Sì, lui fa il ragù. No, ma è bravo, Bravo? fidati che è bravo. Hai portato i pandi. Quanto gli vuoi bene ai tuoi fan? Tanto, tantissimo, troppo. Vabbè, mettine altri due, ne hai messi tre. Attenzione, l'opera d'arte. Ecco, dai, diciamo un po' un'opera d'arte Ok, moderna. niente, io ho provato a mettere gli stickers con niente. Forse è meglio puntare sui pandistelle, eh. Però ti dico la verità, Ok. sono veramente colpito dalla cura e dall'amore con quale. Cioè, potevi anche comprare i cioccolati, però li hai fatti. Forse era meglio comprarli, però tu li hai voluti fare. Vabbè, ma ci tengo ai miei fans. Poi invece questo, metto le cose che sono in vendita. Le tue spillette. Sì, ci sono le mie spillette in cosplay. Poi abbiamo la rivista e purtroppo le stampe le ho finite, se no avrei anche quelle. E le foto da fare insieme la facciamo con guarda che piace. Trasformazione in corso. Guarda ancora un microfono. Wow! Anche la parrucca! Adesso switch anche la voce. Sì. Questa è una maid, Sì, una cameriera? sì, sono una cameriera. E perché piace in Giappone? Perché ci sono un sacco di personaggi vestiti così e la maid è in teoria un personaggio molto kawaii, molto carino, perché parla in modo cute e fa anche delle magie quando ti serve.
e ti chiama padrone. Normalmente non lo faccio, però visto che adesso sono versione maid, farò tipo buongiorno padrone, benvenuto nel locale. Chiamerai i padroni, i tuoi... Sì. Si gaseranno Sì, tantissimo. oggi sì, è un giorno, loro sono davvero fortunati. Siamo pronti, manca pochissimo, mancano 2 minuti alle 7, stanno per arrivare tutti i fan di Yuriko Tiger. Ok. Adesso però vorrei fare una domanda a Eleonora. Ok, allora mi tolgo il cerchietto. È arrivato un altro. そちらでいらっしゃいませ、ご主人様。よかったらどうぞ。今日は特別な日なので。ちょっと今まだ総菜をされてるなんですけど、それは終わってからすぐ戻ります。 Ti sto rovinando il fan meeting. Adesso ti faccio una domanda e poi chiudiamo. Sì. Ok? Qual è per Eleonora la ricetta della felicità? Cosa ti rende felice in questo momento? Nessuno mi aveva mai chiesto una domanda simile. Penso che in realtà è staccarmi da Yuriko. Cioè, è strano a dire perché Yuriko è stato il mio sogno per tanti anni, ma sto scoprendo adesso, dopo 7 anni, dopo aver realizzato quello che volevo, che far mostrare Eleonora è quello che mi rende felice, mostrare di più me stessa, la vera me stessa. Penso che sia quella che mi rende felice e apprezzo molto di più le persone che apprezzano anche Eleonora, non solo Yuriko. Diciamo che non ho più bisogno di trasvestirmi, cioè lo facevo perché è una cosa che mi piace, però ora non è solo quello ed è quello che mi rende felice, è stranissimo anche per me. È interessantissimo anche per me ascoltarti perché è come se stessi facendo una muta, come i serpenti. Sì. Stai lasciando la muta precedente per ritornare a essere Eleonora e la cosa interessantissima è che hai avuto bisogno di essere Yuriko per diventare di nuovo Eleonora, è bellissimo. Cavolo, a dirlo così sì, e secondo me è una cosa che io non ho mai voluto accettare per anni, perché già me ne ero accorta e però avevo troppa paura di mostrare me stessa, avevo paura di tagliarmi i capelli, avevo paura di vestirmi come mi piace, invece adesso sto facendo appunto questa muta e sto riuscendo a gestire sia Eleonora che Yuriko Tiger. Quindi secondo me la felicità è accettare se stessi, accettare il proprio corpo, le proprie passioni, accettare di essere te. Sì. Ho conosciuto 2 persone, ho conosciuto Yuriko, ho conosciuto Eleonora, però a me ha fatto molto piacere aver conosciuto Eleonora. Grazie mille. Adesso promesso, ti lascio i tuoi fan, vai! Grazie. Tutti noi quotidianamente indossiamo una maschera, a volte anche più di una. Spesso diventiamo dei personaggi che recitano una piccola parte di quello che siamo. Eleonora mi ha ricordato che a volte dovremmo imparare a essere felici anche senza quel travestimento, mostrandomi quanta forza e quanta bellezza si trova in chi è persona e non personaggio. It's here the party? Yes, this is the party, Giuseppe. You're welcome to be here.